Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator, bentornati sul canale. Bene, oggi vi voglio parlare di una cosa davvero affascinante. Sì, la teratologia dei funghi. E voi direte, cos'è la teratologia dei funghi? Beh, in parole semplici, la teratologia è lo studio di tutte quelle forme strane, deformi o anomale che a volte assumono i nostri beneamati funghi. Bene, quando trovate per esempio un porcino con un altro porcino che gli sta crescendo sopra il cappello, oppure quando due funghi nati completamente fusi insieme come fossero gemelli siamesi, oppure ancora di più come un fungo con il cappello tutto storto, contorto come fosse una S, una verina, ecco, quelle sono esattamente le forme di cui parliamo oggi. Bene, non stiamo parlando chiaramente di funghi né malati né rovinati dai vermi, quindi parliamo solamente di veri e propri errori nello sviluppo. Sì, perché è proprio nello sviluppo che mentre il fungo sta crescendo qualcosa va storto e viene fuori una forma completamente diversa dal normale. Sì, sembrano quasi dei mostri, forse con forme assurde che sembrano uscite addirittura da un film fantasy. Beh, queste forme strane si possono trovare un po' su tutte le specie di funghi, ok? Ma ce ne sono alcune che lo fanno molto più spesso. In questo caso i nostri amati porcini. Sì, perché sono famosissimi per questo. Esattamente, i porcini sono famosissimi per queste cose strane, perché tantissimi cercatori di funghi hanno trovato durante la loro carriera sempre un bel porcino e poi se lo guardano attentamente si accorgono che sul cappello gli sta crescendo un altro fungo, uno più piccolino. Sembra quasi che il fungo abbia partorito un figlio, un piccolo, ok? E quindi è una cosa così rara e bella che molti la considerano addirittura un vero trofeo. Quindi cosa fanno? Lo fotografano, naturalmente, lo immortalano, perché sono cose che non si vedono tutti i giorni. Poi ci sono i casi in cui 2 o 3 funghi addirittura nascono tutti attaccati alla base, no? Praticamente uniti come una sola pianta, che noi molti le chiamiamo ceppaie, ok? Cespi, perché nascono tutti da un unico blocco, tutti insieme. Poi ancora con, per esempio può succedere anche che i funghi che nascono magari lamellari, le lamelle gli nascono addirittura sopra il cappello, anziché sotto, la parte dell'imenoffora la troviamo sopra, ok? Quindi sono cose veramente stranissime, o funghi accartocciati, o addirittura uno sopra l'altro come fosse una torre. Ma perché succede queste cose? Ve lo siete mai chiesti? Perché ci sono molte spiegazioni che le persone cercano di darsi. In realtà la spiegazione più probabile è lo stress. Sì, lo stress durante la crescita. Insomma, il micelio sottoterra, tramite le ife, cresce, no? E a un certo punto decide di produrre un fungo. Parte la nascita, la crescita, ma durante quei giorni arrivano magari sbalzi di temperatura, o troppa acqua, o addirittura troppa poca acqua. Oppure trova nella crescita un rametto che intralcia la sua crescita, oppure una pietra, e il povero fungo mentre sta crescendo è costretto improvvisamente a prendere traiettorie diverse. Quindi il risultato qual è? Che una di queste cose che accadono gli fanno prendere una forma strana. È un po' come quando voi fate a casa una torta e a metà cottura il forno fa le bizze. Cosa succede? Che viene fuori una torta tutta storta, ma resta comunque sempre una torta. Solo che nel caso dei funghi, quella torta storta diventa bellissima addirittura da fotografare, ok? Quindi una cosa importante che dovete sapere è che queste forme non si trasmettono da un fungo all'altro, e se trovate un porcino deforme, le spore che produce non daranno mai vita ad altri funghi deformi, ok? È un errore che capita solo a quel singolo fungo, quindi non accade poi a tutti. In quel preciso momento accade qualcosa che gli fa prendere una forma diversa, ok? In Italia c'è una vera e propria
comunità di appassionati di queste forme strane, sui gruppi Facebook, nei forum micologici. Quando qualcuno posta la foto di un fungo mostruoso, partono i commenti e le discussioni più inverosimili. C'è chi li colleziona e proprio queste foto vengono divise addirittura per specie, no? Quindi molti si chiedono se queste forme stiano diventando un po' più frequenti negli ultimi anni. Beh, alcuni appassionati dicono di sì e pensano che possa dipendere naturalmente dai cambi climatici che sono stati negli ultimi anni, no? Con tutti gli sbalzi di temperatura sempre più repentini, magari piogge molto forti, molto intense, siccità fortissime. Ecco, bene, però non ci sono ancora naturalmente degli studi scientifici che lo possano dimostrare con certezza, ok? Quindi rimangono solo parole. Avete mai visto dei funghi strani voi? Magari, che ne so, un porcino con un altro porcino sul cappello o qualche forma davvero mostruosa? Beh, io direi che se a voi va bene, scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché sono veramente davvero curioso di sapere quali forme più assurde hanno i nostri funghi che avete trovato. E ricordatevi che la prossima volta che andate a funghi, non buttate via quel fungo deforme. Fermatevi, fotografatelo bene perché avete trovato qualcosa veramente di unico. Beh, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like qua sotto, iscrivetevi al canale per chi ancora non l'avesse fatto, perché nei prossimi video, continuerò a parlare di funghi e di tante altre cose molto interessanti. Bene, ci vediamo al prossimo video, un saluto dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinator.